Bentornati nella soffitta. Oggi apriamo un cassetto pieno di copertine patinate, locandine dimenticate e nomi che negli anni 90 accendevano subito la curiosità. Se amate questi viaggi tra cinema di genere, televisione, costume e bellezze fuori dagli schemi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un like. Qui la memoria pop non prende polvere. La protagonista di oggi è Mercedes Ambrus, nata a Budapest il 13 maggio 1973. Ungherese, modella, attrice e volto legato alla stagione più audace di Diva Futura. Già il nome sembrava fatto apposta per una locandina, Mercedes. Elegante, internazionale, un po' misteriosa. Una presenza che non aveva bisogno di urlare per farsi notare. Entrava in scena, sorrideva appena e il pubblico capiva che qualcosa stava per succedere. Prima della notorietà italiana, Mercedes lavora come modella. Le fonti la collegano al mondo della moda, a Fiorucci, a riviste internazionali e a una certa visibilità già in Ungheria. Arriva quindi con un'immagine forte, curata, riconoscibile. Alta, bionda, magnetica, ma diversa dal cliché più aggressivo della diva a luci rosse. Il suo fascino veniva raccontato in chiave più soft, quasi sfuggente, una bellezza da guardare, da immaginare, da inseguire. Il passaggio decisivo è l'incontro con Riccardo Schicchi, il talent scout che trasformò Diva Futura in una fabbrica di icone. In quell'universo passarono Ilona Staller, Moana Pozzi, Milly D'Abraccio e molte altre protagoniste di un'Italia sospesa tra scandalo, costume, televisione e notti illuminate al neon. Mercedes trova il suo spazio proprio perché non assomiglia del tutto alle altre. Non è la più chiassosa, non è la più invadente, non cerca sempre il centro della scena. È più enigmatica, più laterale, più guarda ma non toccare. E diciamolo, questa cosa faceva lavorare la fantasia parecchio. Una delle storie più curiose riguarda il rifiuto di una proposta di Tinto Brass. Nel mondo dello spettacolo dire sì può aprire porte, ma dire no, a volte, costruisce un personaggio. Davanti a una porta socchiusa, il pubblico comincia subito a chiedersi cosa ci sia dietro. Mercedes non resta però confinata soltanto nel circuito per adulti. Poi arriva anche il cinema italiano più popolare. Nel 1997 partecipa ad A spasso nel tempo, l'avventura continua, diretto da Carlo Vanzina, con Christian De Sica e Massimo Boldi, interpretando la moglie di Baccio. Nel 1999 la troviamo nella miniserie Anni 60, nel ruolo di Pamela Brown. Sul fronte delle riviste, Mercedes ha una visibilità notevole. Vengono ricordate copertine internazionali, tra cui Playboy Hungary nell'aprile 1992 e nel marzo 2001 e Playboy Australia nel dicembre 1993. Erano anni in cui una copertina poteva fare più rumore di 1000 post di oggi. Non c'erano algoritmi, ma c'erano le edicole. E l'edicola, ragazzi, per molti era un piccolo tempio del proibito elegante. La sua filmografia nel circuito per adulti è più difficile da ricostruire con precisione. Tra i titoli attribuiti a lei compaiono Mercedes per tutti, Scandalosa, Sempre più Mercedes, Mercedes e le sue amiche, Mercedes più che mai, Bella e impossibile e Un angelo chiamato Mercedes. Però molte schede oggi disponibili sono parziali, spesso legate a uscite in DVD successive e non sempre permettono di confermare anno originale, produzione e dettagli. Quindi lo diciamo con serietà, Mercedes è un nome documentato, ma parte della sua carriera resta avvolta da archivi incompleti. Negli anni 2000 e 2010 la ritroviamo ancora in eventi, serate e apparizioni pubbliche legate allo spettacolo notturno e alla memoria di Diva Futura. Ci sono tracce fotografiche all'Erotica Tour Millennium del 2009, presenze in locali e omaggi a Schicchi, che dimostrano come il suo nome continuasse a circolare anche dopo il periodo più caldo della notorietà. E forse il punto più interessante di Mercedes Ambrus è proprio questo: Budapest e Italia, moda e luci rosse, copertine patinate e commedie popolari, esposizione e mistero. Anche quando appariva, sembrava conservare qualcosa per sé. E in un mondo dove tanti gridano per farsi notare, lei incuriosiva restando leggermente distante. Se questo viaggio vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi alla soffitta e scrivetemi nei commenti quale altra protagonista volete riscoprire nella prossima puntata. Noi continueremo ad aprire vecchi cassetti e a raccontare quelle donne che hanno acceso l'immaginario italiano, perché certe stelle magari non stanno sempre in prima fila, ma quando le ritrovi
La luce si nota ancora.